Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda parte di settembre 2022. Ok. Il mondo, amici dell'Ariete, periodo di cambiamenti, periodo di chiusura cicli, di rinnovamenti, di nuove nascite, di cambiamenti improvvisi. Per qualcuno si tratta di spostamenti, traslochi o viaggi. Il mondo normalmente parla di un'energia fresca, pulita, che arriva in un certo senso pulisce. È un po' come se vi cambiasse letteralmente il mondo. Andiamo a vedere con questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Arcangelo Zadkiel, autoaccettazione, oh che bella, autoaccettazione, compassione e perdono. Qui si tratta di guarire il bambino interiore, ragazzi. L'autoaccettazione e poi compassione e perdono anche di se stessi per molti di voi. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Vi ricordo comunque che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se volete completare il messaggio o se non vi risuonasse nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nella descrizione qui sotto poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un cavaliere di pentacoli al contrario e un asso di spade al contrario. Il cavaliere di pentacoli potrebbe rappresentare una persona del vostro intorno, che è intorno a voi. È un'energia ferma in questo caso perché è al contrario. E l'asso di spade al contrario anche mi dice che non c'è proprio una sana chiarezza mentale, non c'è una comunicazione anche pulita. Nel caso non abbiate nessuno, anche se penso che sia per pochi, perché comunque un cavaliere di denari c'è, potrebbe essere che non avete una chiara comunicazione con voi stessi. Sapete quando succede che c'è una vocina che ci dice vai di qui e l'altra vocina ci dice no, vai di lì? Ecco, sono delle, diciamo, lotte interiori che potrebbero essere rappresentate da questo asso di spade al contrario. Comunque c'è qualche cosa che non è chiaro qui, c'è qualche tipo di verità che ancora non è stata identificata. Abbiamo poi un re di denari, come sono volate, guardate gli amanti, e la regina di denari, re e regina di denari, quindi si potrebbe parlare di una relazione per destino, sia che sia una relazione di lavoro, di amicizia, familiare, piuttosto che di coppia. Guardate, io sento che qui con quest'ora di denari c'è voglia di probabilmente di questa persona. Re di denari fa riferimento anche a dei terapeuti, piuttosto che a degli psicologi, piuttosto che a dei dottori, degli avvocati, dei notai, tutto quello che riguarda, diciamo, lavori o lavori, professioni che hanno alle spalle un largo processo di studi. Quindi per certi versi qualcuno potrebbe aver bisogno di una di queste figure, visto che qui c'era una sorta di non chiarezza. E con la carta degli amanti qui si tratta, ragazzi, di fare una scelta. Normalmente è una carta che parla di amor proprio e quando ci sono gli amanti si tratta di scegliere tra il vecchio e il nuovo fondamentalmente. La regina di denari, anche qui potrebbe essere la vostra energia o potrebbe essere una persona intorno a voi, lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. È di solito un'energia che è molto generosa, che pensa agli altri, ma anche il re di denari lo è. È una figura
materna, pronta a soddisfare le esigenze, insomma, delle persone che stanno intorno. Quindi mi parlano di volontariato, magari per qualcuno risuona. Abbiamo il Papa e un 4 di coppe. Mm. Allora, per molte persone questo è un lavoro di autoconoscenza, perché comunque con la carta del Papa al contrario sento che manca una sorta di riconoscimento, manca questa chiarezza mentale, questa verità di cui parlavamo qui. E in effetti il 4 di coppe ci dice che c'è una sorta di cecità, è come se qualcuno desiderasse un mondo diverso, desiderasse qualche cosa altro, diciamo, senza rendersi conto in realtà della fortuna che si ha già. Il 4 di coppe, adesso in questo mazzo è raffigurato così, nei mazzi tradizionali è una persona che ha tre coppe di fianco e una è per aria e questo ragazzo sta guardando appunto questa coppa che in realtà non è ancora nelle sue mani, ma c'è. Desidera qualche cosa senza accorgersi, senza vedere quello che ha già. Ed è un po' questa energia qui c'è qualcuno che non si rende conto di quanto già vale, io sento. Infatti abbiamo la carta degli amanti in posizione centrale, quindi si può trattare di amor proprio, si può trattare di qualcuno che qui ha bisogno di curare il bambino interiore, ok? Andiamo a vedere questo cavaliere di denari. Regina di bastoni, asso di coppe e un 5 di coppe. Sì, l'asso di coppe parla di nuovi inizi, parla di nuove nascite anche, parla di incontri, di nuovi progetti. Qui c'è voglia di qualche cosa di nuovo, c'è bisogno di curare il cuore, di aprire anche il cuore, mi verrebbe da dire, e potrebbe essere che questa regina di denari rappresenti un'energia che in qualche modo vi viene a sostenere, ok? Non so quanto questa persona potrebbe essere genuina, non perché voglia ferirvi, ma perché non ha fatto un processo di guarigione interno. Scrivetemi nei commenti a quanti risuona poi. Asso di spade al contrario. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un 8 di bastoni al contrario. Sì, manca la comunicazione, manca un movimento. Il cavaliere di bastoni è proprio una carta che indica qualcuno che si sposta, uno spostamento. Normalmente è qualcuno che arriva, però manca con l'otto di spade questa comunicazione, questa verità, questo nuovo inizio, diciamo. Si vorrebbe, c'è qualche cosa che è riferito al cuore, ma a livello di azione non è ancora concreta. Andiamo a vedere il re di denari. Quattro di pentacoli al contrario, abbiamo un 4 di bastoni al contrario, la carta del mondo nuovamente al contrario e 6 di coppe. Allora, qui fa riferimento a qualche situazione di tipo familiare. Mm. Potrebbe per molte persone fare riferimento proprio a una situazione di coppia, perché comunque ho un 6 di coppe, ho un 4 di bastoni, ho due figure dello stesso seme e la carta degli amanti. Perché c'è tutto questo, questo insieme di carte? Perché qui qualcuno sta ancora. Sento una sorta di attaccamento al passato, ragazzi, a quello che per voi potrebbe essere l'idea di una famiglia felice o la famiglia felice che avete o avevate.
interessante. C'è qualcuno qui che non vuole cambiare certe dinamiche. Andiamo a vedere gli amanti, perché in effetti è proprio questa carta qui che vi dice che è ora di fare una scelta. Re di bastoni, regina di bastoni e di nuovo cavaliere di bastoni. E qui abbiamo cavaliere di pentacoli, re di pentacoli e regina di pentacoli. Poi abbiamo giudizio al contrario, matto al contrario e cavaliere di coppe al contrario. Io credo che qui ci sia qualche cosa che non va avanti. Qua c'è una staticità da un punto di vista fisico, qui direi dal punto di vista del dialogo. Ehm, Qui c'è il desiderio di andare avanti, qui avete il mondo, qualcuno qua vuole trasferirsi, vuole andare a convivere, vuole cambiare sede di lavoro. Il mondo in questo senso può essere visto in tanti modi. E magari questo re di pentacoli potrebbe aiutarvi a fare tutto questo movimento, questo spostamento. Il punto è che qui c'è qualche cosa che voi non vedete, ok? C'è qualche cosa che quella chiamata, questa comunicazione in qualche modo non arriva, non c'è... Sì, sento che non arriva dall'esterno e arriverà a un certo punto dove sarete voi a dover decidere o sì o no. Andiamo avanti, vediamo la regina di denari. Mago al contrario. E 5 di bastoni. Allora, la regina di denari normalmente è una persona, è un'energia che tende a prendersi cura degli altri, ok? A essere molto amorevole. Cosa succede? Sento che in questo caso si tratta di farsi un po' trasportare dalle energie, no? Nel senso che non siete ehm, voi che date una sorta di ordine a quello che sta succedendo, ma semplicemente reagite a quello che vi sta sbattendo un po' contro. Per qualcuno qui si tratta di aver bisogno di concretizzare questo tipo di relazione con un contratto. Mi è venuto, io ho anche delle volte dei fenomeni olfattivi e quindi quando mi succede lo dico, magari per qualcuno ha senso. Mi è venuto un forte odore di cedro candito, di una bevanda al cedro, qualche cosa con il cedro. Ehm, il Papa al contrario, e qui abbiamo anche un 4 di bastoni al contrario. Ehm, Fa riferimento al fatto che non vi sentiate riconosciuti, questa non comunicazione, questa offerta, questo qualche cosa che voi state aspettando, magari è un aiuto, magari è un supporto, non sta arrivando e voi non vi sentite riconosciuti in tutta questa situazione, in questa relazione da un'altra persona, ok? E magari qualcuno vorrebbe qualche cosa in più, vorrebbe ufficializzare la relazione, il contratto, piuttosto che qualche tipo di decisione. Andiamo a vedere il Papa. Abbiamo un 8 di spade al contrario, il 9 di pentacoli al contrario e il 10 di spade al contrario. Qui fa riferimento tutto a quello che è l'amor proprio, l'autoboicottamento, perché comunque abbiamo un 8 di ehm, un 8 di spade che parla dei pensieri limitanti, di quello che è la gabbia mentale, la prigione interiore, la prigione mentale, ok? Quindi qui c'è qualcuno che sta vedendo più nero di quello che è. Vi ricordo che qui avete la carta dell'autoaccettazione, della compassione e del perdono. Quindi sento che molte persone devono passare un po' di lì perché c'è ancora questa sofferenza con questo 10 di spade che non si chiude ed è riferita anche qui all'amor proprio, a quanto valgo io, a quanto sono in grado di mettere in piedi il mio mondo, sento. Andiamo a vedere il 4 di coppe perché in realtà, guardate, l'eremita, come vi dicevo prima, è la forza al contrario.
come vi dicevo prima, il 4 di coppe è la carta della cecità in un certo senso. Qui quello che secondo me non vedete è il fatto di avere abbastanza forza da poter affrontare il viaggio da soli, da poter affrontare il cammino da soli, questa autoaccettazione. Perché vi state boicottando con tutti questi pensieri. Andiamo a vedere Osho cosa dice, cosa c'è che si vede e cosa c'è che non si vede. Vediamo che cos'altro posso dirvi. Due carte per piacere, grazie. Comunque ragazzi, per qualcuno arriverà quello che è un cambiamento, ok? Guardate, abbiamo trasformazione e il ribelle. Tra l'altro sono anche due arcani maggiori. La trasformazione è la carta della morte ed è quello che vedrete, diciamo, in modo palese. I cambi, i movimenti, un aumento di amor proprio, mi verrebbe da dire. Qui si cura, si sana il bambino interiore. C'è bisogno di guarire il bambino interiore, c'è bisogno di staccarsi da questo bisogno di essere riconosciuti dagli altri, ma imparare l'autoaccettazione e l'autocompassione, l'autoperdono. Sapete, fanno degli esperimenti con l'acqua, bisogna provare a livello vibrazionale, quando si parla bene, si dicono delle belle parole a dell'acqua, lei cristallizza con delle forme geometriche armoniche, mentre invece quando si parla male all'acqua, gli si dicono brutte cose, questa cristallizza con delle forme che sono tutte irregolari. Considerato che il nostro corpo è fatto per il 70, 75, 78, non mi ricordo bene, per cento di acqua, imparate a parlarvi bene, imparate ad auto-accettarvi. Potete chiedere aiuto all'arcangelo Zadkiel. Magari il numero 21 può essere di ispirazione per qualcuno. E qui si tratta veramente di smettere di cercare il riconoscimento fuori e iniziare ad amarvi per quello che siete. Qui c'è un lavoro di amor proprio da fare, ok? Smettetela di aspettare qualche cosa che arrivi fuori. Quando voi avete preso una decisione, qui bisogna semplicemente comunicarlo ed andare avanti nei vostri passi. E poi abbiamo il ribelle è la carta dell'imperatore, quindi qui si tratta di trovare le vostre regole. Se ci fate caso in questa figura, le catene sono spezzate per quello che si chiama ribelle. Qui si tratta di rompere le catene già esistenti per crearne di nuove, per creare un nuovo mondo. Andiamo avanti, un ultimo oracolo per gli amici dell'Ariete, vediamo che cosa vi dicono. Coraggio, e qui abbiamo la carta della forza che era uscita prima. Vivi la vita senza paura, fondamentalmente, con coraggio, forza e determinazione. E poi abbiamo luce, è tempo di rivelare la tua luce radiante al mondo. Esprimetevi per quello che realmente siete. Una volta che voi vi parlate bene, come si fa all'acqua, vi date amore fondamentalmente, il vostro campo energetico aumenta la luce. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che ho per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!